Buongiorno ragazzi! Buongiorno anche da parte mia e bentornati sul canale dei Tickets for Life. Sono passate alcune settimane dall'ultimo video, come avete visto siamo dovuti rientrare in fretta e furia a casa perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi in famiglia, problemi legati alla salute dei nostri familiari che fortunatamente al momento si sono risolti. Non abbiamo più ripreso in questi giorni appunto perché siamo voluti stare vicino alle nostre famiglie. Esatto, non ci sentivamo di vivere questa situazione a distanza, diciamo così, e la nostra presenza era richiesta vicino a loro, ci sembrava doveroso e quindi praticamente abbiamo lasciato tutto e tutti i posti velocemente dove eravamo, come avete visto, e abbiamo viaggiato e basta, rientrando molto velocemente. Questa cosa ovviamente ha scombussolato tutto il nostro viaggio, già che siamo a casa e ripeto, ora che abbiamo risolto un po' questa faccenda, abbiamo deciso di fare comunque dei nuovi lavoretti sul nostro van, ne approfitteremo anche per sostituire il nostro portapotti che come avete visto ha avuto un serio problema. Esatto. Ed è praticamente inutilizzabile, da buttare via. Sì, purtroppo ci ha abbandonato e come ha detto Fede è un serio problema perché insomma noi lo usiamo tutti i giorni e quindi niente, praticamente si è dissaldato completamente. La causa sicuramente al 99% è da attribuirsi ai vari cambi di pressione, di quote, perché i paesi che abbiamo fatto, come avete visto, hanno continui cambi di quote, 1000 metri, 2000, eccetera, eccetera, quindi si è creata una forte pressione e si è scollata praticamente la parte, diciamo, proprio delle sigillature, chiamiamole così. E quindi è inutilizzabile perché perde continuamente e quindi siamo dovuti ricorrere anche a un'altra soluzione. Essendo diciamo a casa abbiamo approfittato anche per risolvere questi problemi logistici. E appunto per quanto riguarda il nostro VC vedrete prossimamente la soluzione che andremo ad adottare. Abbiamo avuto poi anche il problema al boiler. Facendo vari controlli, varie prove, abbiamo scoperto che alla fine il boiler non si era di fatto rotto, almeno quello siamo stati fortunati perché altrimenti ne avremmo preso sicuramente un altro, ma semplicemente non so se con il calore, anche lì con variazioni di pressione o miliardi di buche che abbiamo preso, o le buche, sollecitazioni per la strada. Esatto, si erano praticamente allentati gli attacchi dei tubi di scarico che servono a fare scaricare appunto il boiler quando lo vogliamo svuotare e anche a evitare le sovrappressioni perché abbiamo due tubi di scarico e quindi almeno dal punto di vista del boiler ci siamo risparmiati una spesa perché sembra funzionare, quindi esatto. Almeno questo. Volevo aggiungere semplicemente per il discorso del VC, come ha detto Fede, rimanete connessi perché ci sarà proprio un video dove spiegheremo che soluzione vogliamo adottare o quantomeno tentiamo di usare questa soluzione. Vedremo come evolverà e lo sapete, poi vi diciamo tutto, quindi rimanete connessi perché insomma a breve uscirà un video. Già che siamo tornati a casa vi mostriamo anche una cosa che ci avete chiesto in tanti, le nostre patenti internazionali. Come saprete, come avrete visto nei video passati, abbiamo preso 2 patenti internazionali della validità di 3 anni per guidare in Georgia ma soprattutto in Armenia, dove in Armenia è obbligatoria, in Georgia è facoltativa, ma comunque è bene averla. Abbiamo ricevuto le patenti in versione digitale, guarda la freccia, mentre quelle stampate ce le siamo fatte spedire a casa, sia perché era un problema logistico scegliere dove farsele spedire, certo, e anche perché comunque avevamo quella digitale, quindi non ci serviva di fatto questa, l'avremmo presa appena rientrati alla prima occasione a casa. Vi facciamo vedere i libretti che ci sono arrivati. Qui abbiamo il nostro International Driving Permit, che praticamente è un documento tradotto in 12 lingue, tra cui anche l'italiano, troviamo il giapponese, l'arabo, il cinese, le lingue più comuni e più diffuse in Italia. Abbiamo la nostra foto qui con le patenti che possediamo, io possiedo la A e la B, mentre qui abbiamo la nostra patente formato tessera. Se volete saperne di più trovate il nostro video dedicato dove vi spieghiamo tutto e soprattutto la cosa più bella di queste patenti è che le potete avere in soli 8 minuti online facendo una richiesta molto veloce e semplice.
ce l'avete chiesto tantissimi di voi, quindi andate a vedere il video, ovviamente, per chi non l'avesse visto. Link giù in descrizione. E viaggiate, viaggiate. Bene, a questo punto vi mostreremo i vari lavoretti che andremo a fare sul van in questi giorni. Faremo delle migliorie che abbiamo già studiato. Grande Charlie, anche lui ha bisogno, anche lui ha bisogno. Due coccole ogni tanto. Ne approfittiamo visto che siamo a casa. E poi, cosa importante, abbiamo preso appuntamento dal nostro meccanico perché dobbiamo fare una revisione dell'impianto frenante. Dobbiamo fare un lavoro importante nella parte anteriore, probabilmente dovremo sostituire i dischi. Comunque abbiamo preso l'appuntamento, nei prossimi giorni faremo tutti i lavori e come ci verrà riconsegnato il nostro van saremo pronti a ripartire. Dovremo quindi cambiare i freni davanti, dischi, tutto l'impianto, ma vedremo un po' cosa ci dirà il meccanico una volta visionato il mezzo. E quindi vi sento già mormorare dal divano di casa, ma questi tickets quando ripartono? Tranquilli ragazzi, perché anche noi abbiamo tanta voglia di ripartire al più presto e di continuare a vedere il mondo, e ovviamente vi porteremo con noi. Esatto. Questo è chiaro. È stata solo una pausa, come vi dicevamo, ci voleva, era necessaria per le nostre famiglie, volevamo essere presenti. Abbiamo approfittato per sistemare alcune cose e le faremo quelle che ci sono da fare nei prossimi giorni, ma scalpitiamo. Non stiamo più nella pelle ragazzi e quindi mettiamoci subito al lavoro. Come vedete abbiamo svuotato tutto il garage e facciamo un po' di pulizia. Qui abbiamo il nostro cinebasto con il boiler che al momento sembra funzionare. L'idea era anche di sostituirlo, ora prendiamo un po' di misure, vediamo cosa possiamo eventualmente cambiare qua dentro, oppure decideremo di mantenere questa soluzione che finché regge a noi va bene. Abbiamo visto dei boiler con un litraggio superiore, però devo capire se ci possono entrare, quindi prendiamo le misure, guardo le schede tecniche e poi eventualmente valuteremo se fare questo lavoro subito, se farlo in un secondo tempo. Il problema che abbiamo avuto era legato a questi attacchi che perdevano. Noi abbiamo messo questa vaschetta sotto, così almeno se esce un po' di acqua la vediamo e non va a bagnare il legno del supporto del cassone. Abbiamo uno spazio abbastanza importante, però dobbiamo calcolare anche il passaggio dell'aria calda e la curva che deve fare l'aria calda per arrivare dentro al van. Allora mi sono segnato un po' di misure, così almeno vediamo poi i box che ci sono in commercio quanto sono larghi. Noi ne abbiamo già individuati un paio che possono andare a sostituire questo, dobbiamo solo capire se ci entrano in questo spazio. Bene, a questo punto andiamo a riorganizzare il garage, mentre per quanto riguarda il pannello solare voglio realizzare una guida, una sorta di binario dove far scorrere il pannello, perché quando lo andiamo a inserire dentro il garage c'è questo tappeto che ci dà un po' noia e si fa fatica. Invece mettendo una guida faremo scorrere praticamente il pannello sopra di essa. E poi voglio mettere lì in testa una staffadelle in modo che mi tenga in posizione il pannello, in modo che non caschi lateralmente quando facciamo le curve. Qui abbiamo comunque una corda con la quale lo leghiamo, però questa è una miglioria che vogliamo fare. Un'altra modifica che andiamo a fare adesso è di mettere questa rete porta oggetti, la fissiamo sotto alle doghe del letto. Benissimo, qui abbiamo fissato questa rete sotto al letto dove possiamo comunque stivare ad esempio i panni, le cose sporche o anche piccoli oggetti, quindi questa è molto comoda, si fissa molto facilmente con queste clip a scatto, quindi possiamo proseguire oltre. Un'altra cosa da fare è spostare questa scopa più in alto, perché in questo modo il tavolino ci picchia contro, quindi dobbiamo alzare questi agganci in modo da poter mettere il tavolo in battuta contro il cassone di legno. Allora,
Allora, siamo nuovamente sul tetto, dobbiamo fare un altro lavoro, ovvero quello di sostituire le guide che fanno aprire la cupola. Abbiamo prelevato le guide dal vecchio blocco che dovrebbero essere più funzionali, quindi per fare questo lavoro dobbiamo svitare tutte queste parti, andare a sfilare le guide dell'oblò attuale e sostituirle con queste. Il problema credo che sia dovuto in questo meccanismo che non funziona più. Speriamo che con questa sostituzione si riesca a risolvere il problema. Qui vedete tutto il meccanismo smontato, ormai lo conosciamo a memoria. Andiamo a cercare di sostituire tutte le rotelline, tutti gli ingranaggi, vediamo se funziona. Allora, ho chiuso tutto, ora proviamo il meccanismo per vedere se realmente funziona. Adesso andiamo a fare un'altra modifica molto importante. Dopo gli ultimi viaggi che abbiamo fatto in territorio turco ma anche armeno, e soprattutto dopo le buche che abbiamo trovato lungo le strade, è giunto il momento di mettere dei rinforzi per i nostri pensili, ovvero andremo ad installare queste calamite per poter dare una chiusura più salda agli sportellini dei pensili. Praticamente andremo ad avvitare questi magneti qui sul montante del mobile e la parte metallica sullo sportellino in questa posizione, in modo tale da poter avere una chiusura più solida. Prendiamo bene la posizione, metterò del nastro adesivo per fissare bene la calamita e poi andrò a fissarla con le sue viti. Bene, anche questo lavoro è finito, le calamite funzionano alla perfezione, già così stanno chiusi benissimo i nostri pensili. Poi dovremo dare anche una verniciatina qui perché si è scolorito, però come vedete i pensili chiudono bene. Poi oltre a questo abbiamo anche il push lock e in questo modo non si muove più nulla, è tutto più stabile. Proseguono le modifiche al nostro van. Andiamo ora a montare delle mensoline dentro i nostri pensili, perché così almeno possiamo stivare in maniera più accurata le nostre tazze, le nostre padelle, tutto quello che porteremo in viaggio. Ho qui già la prima tavola pronta, quindi ora non facciamo altro che inserirla. Ho fatto anche l'intaglio per il pistone, così questa la andiamo a fissare. Questa è la sua posizione, vedete, abbiamo uno scaffale in più. Qui sopra praticamente ci metteremo il pane e qui sotto le tazze. Ora trovo la giusta altezza e la vado a fissare con delle viti.
Benissimo, questa mensola è pronta e possiamo riporre tutti gli oggetti all'interno del pensile in maniera più ordinata. Mettiamo un'altra mensola anche dentro questo pensile, dovrebbe essere già precisa, ora ce la incastriamo e poi la fissiamo con delle squadrette o con delle viti. Perfetto. Adesso andiamo ad inserire un altro scaffale nel pensile del letto, dalla parte dei piedi. Buongiorno ragazzi, stamani portiamo Charlie dal nostro meccanico di fiducia perché dobbiamo fare dei lavori molto importanti. Dobbiamo cambiare i dischi dei freni anteriori e insieme ai dischi anche le pasticche dei freni. Oltre a questo andremo a cambiare anche tutti i tubi che portano l'olio ai freni per l'impianto frenante e l'olio stesso. E poi per ultimo andremo a fare anche l'inversione delle nostre gomme. Quindi ora stiamo portando Charlie dal meccanico, Marta è con la macchina, così poi torniamo con la macchina a casa e poi in serata andremo a ritirare il mezzo, quindi vediamo un po' di fare un bel lavoretto. What am I supposed to do if you are not the one?